Oggi vi porto un aggiornamento di calciomercato Inter che mi avete chiesto in tantissimi, mi avete scritto anche in privato per cercare di fare un po' chiarezza su delle versioni contrastanti che stanno emergendo in realtà in questo momento, intanto su Curtis Jones all'Inter, poi sul fronte Luis Enrique e anche sul tema delle liste. Oggi facciamo un aggiornamento sulle liste Serie A e Champions League perché vi ho visto un pochino confusi nei commenti su questo tema e allora ci penso io in questo nuovo contenuto di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti qui su Passione Inter. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, ti sto guardando, iscrizione al canale subito, lascia un mi piace, ti aspetto nel club di Passione Inter, qua in alto il QR code da inquadrare, visto che riparte la stagione, riparte la Serie A, riparte soprattutto anche il nostro post partita con le chiamate vocali dove voi aprite i microfoni e ci facciamo quattro chiacchiere insieme su tutti gli argomenti, le partite, il calcio giocato, il mercato e non soltanto. Mi raccomando. Allora, vado dritto al punto, non voglio farvi perdere tempo, lo so che andate di fretta. L'Inter su Curtis Jones c'è ancora, assolutamente, lo confermiamo, lo ribadiamo. Non mi risulta, a differenza di quello che hanno scritto o detto alcuni, che sia già partita un'offerta ufficiale dell'Inter da 30-32 milioni di euro per il Liverpool. Però i contatti con il Liverpool vanno avanti, soprattutto con gli intermediari del calciatore. E appena l'Inter manderà questa offerta ufficiale, ecco che inizierà ufficialmente la fase finale della trattativa che non durerà tantissimo, perché se l'Inter si muove con una proposta ufficiale nero su bianco formale in questo modo con il Liverpool, vuol dire che ha capito che ci sono i margini per andare a chiudere, vuol dire che ci sono i margini per andare a chiudere in breve tempo questa operazione. Cosa manca allora per arrivare a questa chiusura, per arrivare a questa offerta ufficiale, quindi gli ultimi passi? Manca intanto un po' di tempo, un po' di attesa con delle ultime cose ancora da limare sicuramente, ma soprattutto non manca, ecco, di sicuro la cessione di Luis Enrique, nel senso che, come ho più volte detto in questi 10 giorni, a differenza di quello che viene detto un po' in queste ore, l'Inter dal punto di vista economico non ha bisogno di fare cessioni pesanti, non ha bisogno quindi di vendere Luis Enrique per poter dare l'assalto a Curtis Jones. L'Inter, volendo dal punto di vista economico, può andare anche oggi a prendere Curtis Jones, andare a fare l'offerta per Curtis Jones. Sul tema numerico invece, piccolo asterisco, tra poco ci torniamo. Prima però, il vero nodo da sciogliere per quanto riguarda la trattativa con Liverpool è appunto la volontà, la richiesta e anche la posizione del Liverpool stesso, che ha abbassato un pochino le pretese. Sentivo Fabrizio Romano, uno degli esperti di mercato più conosciuti a livello internazionale, che diceva che il Liverpool vorrebbe incassare dall'Inter almeno la stessa cifra che l'Inter ha speso per Spence del Tottenham, quindi almeno 35 milioni di euro complessivi di tutti i vari bonus. Questa cosa io non la so, l'ha riferita Fabrizio Romano e ve la riporto. Ecco, io so invece che lato Liverpool, società molto ricca che non ha bisogno di soldi assolutamente, c'è anche un po' di, possiamo chiamarlo di orgoglio, c'è anche un po' di voler tenere il punto, ecco, su un calciatore che ti stanno corteggiando da mesi, che ha rifiutato altre squadre, che ha il contratto in scadenza tra un anno e non vuoi nemmeno farti prendere per il collo, ecco, diciamo così. E quindi forse in questa situazione qui, in cui bisogna limare le ultime cose, bisogna gestire anche con grande diplomazia questo affare, qualcuno dice l'Inter su Curtis Jones dipende da Luis Enrique, perché magari l'Inter ha intavolato qualche discorso anche su Luis Enrique, su cui ora arriviamo, e quindi sta valutando insieme le due cose e di qualche ora slittano gli assalti. Però vi faccio intanto presente che dall'altro lato fonti inglesi in queste ore parlano di un contatto tra Liverpool e Crystal Palace per Adam Wharton, centrocampista di 22 anni, molto molto interessante, giocatore che praticamente ricalca il ruolo di Curtis Jones, quindi non è una trattativa avviatissima, perché si parla comunque di un altro calciatore da oltre 60 milioni di euro, le cifre della Premier League, ma è un possibile indizio appunto su quello che sta facendo il Liverpool e su quello che si sta muovendo attorno a Curtis Jones. Citavo Luis Enrique, allora, come detto, su Luis Enrique lo stesso girano notizie contrastanti in queste ore. La Gazzetta lo dà praticamente per fatto alla Roma addirittura. Ha superato Udoge, c'è un accordo sulla valutazione tra Inter e Roma del brasiliano e si deve trattare solamente sulla formula con cui completare l'affare. Altre fonti addirittura parlavano di affare quasi saltato perché la Roma stava andando su Fofana o comunque Luis Enrique e Roma non era una pista più da approfondire.
come spesso capita, se non sempre, la realtà diciamo che sta nel mezzo, nel senso che l'Inter non ha fatto come il Milan con Tomori, Fofana, Nkunku, eccetera, non ha messo Luis Enrique fuori dai piani alla porta, ti vendiamo, non ti alleni e devi trovarti squadra. Ha chiarito però che di fronte ad un'offerta all'altezza Luis Enrique sarà venduto in questi ultimi giorni di mercato. E come dicevamo nei giorni scorsi, se ti sei accorto che non ti incide come ti aspettavi, non ha avuto quella crescita che ti aspettavi, trovare un acquirente a 1 anno, dal suo acquisto, venderlo ammettendo, tra virgolette, "l'errore" è la soluzione tendenzialmente più giusta, anche secondo me. Detto che so che molti di voi darebbero un'altra chance a Luis Enrique, me lo avete scritto nei commenti. Ehm quindi la Roma è una pista da seguire per Luis Enrique. Ci sono anche altre squadre straniere interessate. In questi ultimi giorni di agosto può succedere qualsiasi cosa e quindi restiamo collegati. Nel frattempo arriviamo al tema numerico e quindi al tema delle liste. Anche qui vado dritto, non vi sto a fare tutto il discorso su come funzionano le liste, ne abbiamo parlato più e più volte. Vi faccio solo notare che l'uscita di Frattesi, guarda caso, è coincisa come tempistiche con l'ingresso di Spence. Sono successe le due cose praticamente insieme, quindi potrebbe essere un caso, ma potrebbe anche non esserlo. E attualmente vi riporto, oggi non ho preparato la grafica carina come l'altra volta, vi dovete accontentare del mio Excel su cui faccio i miei ragionamenti tutti i giorni e dove mi tengo aggiornato tutti i giorni. Attualmente quindi l'Inter ha 25 calciatori in rosa ed è totalmente a posto per quanto riguarda discorsi di vivaio Italia e vivaio Inter. Quindi sia per la Serie A che per la Champions League l'Inter ha tutta la rosa a posto, completa, potrebbe partire oggi e sarebbe a posto così per quanto riguarda i regolamenti. Per cui è la conseguenza diretta e abbastanza logica, ogni nuovo acquisto in questa fase del mercato dovrà portare ad una cessione, perché se ad oggi sei a posto e hai rispettato tutti i limiti e sei dentro tutti i vincoli, eccetera, un nuovo acquisto ti porta ad una cessione. Oppure viceversa, ogni cessione ti può portare ad un acquisto. Molto semplice, penso di avervi chiarito molto rapidamente le liste. Aggiungo solo un tema veloce. Curtis Jones dovesse arrivare all'Inter l'affondo adesso, dovesse prenderlo adesso, diventerebbe il 26esimo calciatore della rosa, quindi troppi e un giocatore andrebbe fuori lista, cosa che da regolamento si può fare. Il Como, per esempio, avrà diversi calciatori fuori lista Champions perché ha dei problemi con il vincolo dei calciatori italiani, ma dall'Inter non mi aspetto francamente di avere un calciatore inutilizzabile nelle competizioni, soprattutto in Serie A, dove le maglie sono un pochino più larghe e i giocatori fuori rosa non me li aspetto. Ma anche in Champions League, ecco, giocatori inutilizzabili non penso che l'Inter se li terrà. Quindi Aslani, Luis Enrique e Massolen, escludendo Pavard che sta uscendo sempre più dai discorsi di mercato in questa fase, sono 3 principali indiziati alla partenza in questo momento. Ripeto, Aslani, Luis Enrique e Massolen, per quanto riguarda le possibili partenze. Tra l'altro questa è la lista Serie A, qua in alto invece adesso vi condivido anche la lista Champions League, così date un'occhiata anche alla lista Champions League. E Aslani, Luis Enrique e Massolen sono quindi i principali indiziati alla partenza in questo momento. E io direi che soprattutto su Aslani e Massolen non dovrebbero esserci troppi problemi a piazzarli negli ultimi giorni di mercato. Mi sembrano 2 operazioni fattibili in uscita. Tra l'altro Aslani, che è vivaio Italia, anche dovesse partire lui non crea problemi. Siamo totalmente a posto, ci siamo portati avanti coi lavori e l'Inter su questo ha ultra programmato e quindi stiamo messi bene anche se parte Aslani. Per cui Curtis Jones, l'eventuale arrivo ha spazio facile. Aslani e Massolene partono, liberano 2 slot e Curtis Jones ci va, o almeno uno dei 2 parte e lo slot c'è. La variabile più importante poi è ovviamente Luis Enrique ed è una variabile importantissima per motivi numerici, per motivi tecnici e per motivi anche economici, evidentemente, perché una partenza come quella di Luis Enrique darebbe lo spazio intanto per appunto investire anche qualcosa in più se fai una cessione da 30 milioni di euro, ma soprattutto la partenza di Luis Enrique darebbe lo spazio finale per attuare quello che è il piano dell'Inter. Il piano dell'Inter è quello di aggiungere un secondo colpo in questo finale di mercato, Curtis Jones, e un esterno con caratteristiche offensive che prende il posto di Luis Enrique.
Altri stanno cominciando a parlare in queste ore della possibile aggiunta di una quinta punta, di un giocatore che aggiunga dribbling da considerare nel pacchetto dei 5 attaccanti dunque. Io su questa cosa ho espresso qualche piccolo dubbio, non che non lo vorrei, cioè da tifoso mi dicono: "Ti aggiungo un altro attaccante", ragazzi è il sogno di tutti secondo me, da tifoso appunto. Da un punto di vista tecnico, di equilibri, di gestione della rosa e non soltanto, io continuo a parlarvi più che di una quinta punta, di un esterno offensivo con caratteristiche così di sprint, di dribbling e di offensivo appunto, offensivo. Siamo lì comunque, più o meno, come zona di campo, come idee. Di nomi concreti ancora non ce ne sono. Qualcuno mi suggeriva di nuovo di parlare di Federico Chiesa, per esempio, che sarebbe in uscita dal Liverpool, avrebbe un impatto immediato in Serie A, visto che la conosce bene, non dovrebbe molto adattarsi. A prescindere, in questo modo l'Inter, se riesce ad attuare questo piano, riesce a completare queste operazioni in questo modo qua, andrebbe a concludere il mercato costruendo una rosa in cui intanto hai tenuto il blocco dei big, dei senatori, e questa cosa secondo me è clamorosamente sottovalutata, perché altre squadre stanno investendo tanto sì, ma stanno facendo partire anche una serie di calciatori. L'Inter ha perso dei senatori che erano a fine ciclo, ha perso Dumfries, unico vero titolare che comunque l'anno scorso ha saltato 4 mesi di stagione, e ha aggiunto una settantina di milioni di euro di mercato con il riscatto di Akanji, il riacquisto di Aleksandar Stankovic, Provedel in porta, Stones a parametro zero, Spence sulla destra come nuovo titolare, se la giocherà con Diouf sulla fascia, e vediamo appunto se Curtis Jones si chiude a queste cifre. Mi sembra un mercato che ha aggiunto delle cose e ha rinnovato questa Inter, che con gli ultimi 2 tasselli andrebbe a completare per me la rosa più forte del periodo post triplete, assolutamente. E allora in campionato a quel punto riparti sicuramente in prima fila, ma pure per la Champions League stai dando seguito a quelle intenzioni, a quelle indicazioni che pubblicamente hai un po' dichiarato. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, vi aspetto nei commenti, so che ho scatenato varie discussioni con quest'ultima parte soprattutto. Vi lascio nel frattempo, stasera ci vediamo in diretta, stasera vi voglio in diretta perché poi parliamo un bel po' alle 19:30. Nel frattempo in descrizione trovate un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.